Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Giuliano. Buongiorno a tutti, ciao. E della sua BYD DMI, che sta per l'ibrido. per l'ibrido, esatto, plug-in. Ok. Plug-in, perché c'è di questa macchina una versione solo elettrica. Io non ero ancora pronto per il full electric, anche se devo dire che quando guido in elettrico è tanta roba, cioè preferirei guidare solo in elettrico adesso che sto capendo la differenza, però la rete di ricarica attuale, l'abitando in condominio, quindi non avendo una casa privata, il fatto di avere un ibrido lo trovo ancora un vantaggio, perché io ho oltre 1000 km di autonomia e quindi faccio le mie cose senza, a mio avviso, ancora l'ansia di una ricarica, di quello che può essere la rete ancora distributiva italiana, non ancora capillare. Però io lavoro vicino a casa mia, quindi quei 5 km circa che devo fare, io posso farmi tranquillamente tutto in elettrico, quindi consumi contenuti, spendo molto meno di prima. Giusto, scusa Giuliano se ti interrompo, prima che macchina avevi? Io avevo un Qashqai. Un Qashqai diesel, benzina? Benzina, perché venivo da un diesel e questa vicinanza mi creava grossi problemi con il FAP, quindi dovevo farmi sempre col giro ogni tot per poter ripulire l'antiparticolato e questa cosa mi generava dei problemi. Purtroppo nel passaggio a un Qashqai, devo dire, le nuove generazioni di macchine danno questi motori 1.300 3 cilindri che a me non ha lasciato per nulla soddisfatto, e il mio ragionamento è stato: la macchina ha ancora un buon valore di mercato, prima che decada, quindi 3 anni di vita, è meglio che valuto qualcosa di alternativo. E hai scelto? Sei capitato direttamente qua o no, ho girato un po' Toyota, ho girato vedere altre soluzioni, sono tornato a rivedere il Qashqai e Power, però sinceramente oggi o per costi, perché Toyota è una gran macchina, però dei costi secondo me un po' altini, le Power non mi ha per nulla convinto. Ho fatto questo ragionamento, ve lo dico sinceramente, ma perché hanno tutti così tanta paura di questi cinesi? Non capisco, c'è Audi, c'è BMW, ci sono tutti questi grandi marchi, tutti spaventati dei cinesi. Che avranno, andiamo a vederle, perché comunque il ragionamento tutti spaventati. Entro in concessionario, vedo sta macchina, ho detto wow, cos'è sta roba? Ma veramente tanta roba, tanto bella. E quindi ragiona, vedi, guardo un po' come è costruito il sistema ibrido, un'azienda che delle batterie ha fatto la sua ragione, diciamo, iniziale per cui sono nati, quindi hanno delle batterie veramente fatte bene, affidabili, eccetera. Il prezzo in fine anno, perché fine 2024 c'era una spinta forte loro di cercare di promozionare le auto per farle iniziare a entrare nel mercato, mi ha convinto di fare questo acquisto, insomma. Giusto per dire, a quanto soldi l'hai portata a casa questa? Allora, con le scontistiche che mi hanno offerto in quel momento, perché comunque i prezzi poi ognuno andrà a vederseli, perché potranno variare, magari qualcuno potrà spendere meno, qualcuno di più, perché le promo varie. Io sono stato a 36.500. 36.500? Sì. Ok, stiamo parlando di un'auto che è già full optional praticamente. Tutto, io non ho dovuto aggiungere assolutamente nulla. Esiste una versione 4WD che però per chi ha un gancio traino, per chi ha delle esigenze particolari, a me non serviva, era già sufficiente questo. E tutto quello che l'auto può offrire è tutto di serie. Per chi non ci è abituato inizialmente deve anche un po' capirsi, perché ha un sacco di ADAS, di cose automatiche, di schermi grandi, di cose che prendi il pacchetto completo, poi per dirti potrebbe esserci qualcosa meno, a me andava bene uguale, però è gratificante salire su un'auto completa, bella, comfort. Dopo vi facciamo vedere come sono gli interni, alcune chicche che ci sono dentro, magari facciamo anche una piccola prova di piccolo percorso, magari giusto per far vedere come va l'auto. E dicevi appunto che tu fai 5 km andata al lavoro, sì, 5 quindi ritorno, 20 km e riesci a fare con una carica di batteria intorno agli 80 km? Circa, sì, poi anche lì dipende che piede hai, perché se guida mia moglie non li fa, perché lei mi piace un po' schiacciare, se guido io che vado più tranquillo sì.
e il clima, non il clima, adesso però si fanno insomma. Si fanno insomma. Si fanno. Batteria da 18 kW. 18 kW, io con... la ricarica la faccio in notturna, la metto a 2,5 kW e lei, perché comunque è un carichino domestico, Sì. attaccato a una succo, niente di particolare, imposto l'ora di accensione e in automatico lei si carica, si spegne, fa tutto, quindi anche quello comodo. Ti dico, se avessi avuto la batteria un po' più grossa, adesso che la guido non mi sarebbe dispiaciuto, ma va bene così, l'auto è silenziosa, il motore quando interviene in generatore non si percepisce nemmeno, quindi è ben isolata, rumorosità eccetera, molto buona. È un'auto secondo me che prende chi cerca una guida confortevole, non è un'auto sportiva. Io ho sempre cercato un'auto anche per viaggi un po' lunghi, per viaggi comfort, anche che se vuoi comunque la coppia ce l'ha, ripeto, è un'auto di una certa stazza eccetera. Sì, sono 4,80 m quasi. Sì, non è una macchina sportiva, però se hai bisogno di coppia, di fare un sorpasso, queste cose qui, nulla da dire, basta anche mettere in modalità sport e va, insomma. E hai visto più o meno quanto, ormai che parliamo di consumi, quanto fa con 1 litro di benzina normalmente, sempre col piede tuo? Allora, partiamo intanto così da un presupposto che l'auto ha bisogno di un rodaggio, Okay. quindi i primi 2000 km chiederebbero di fare metà in elettrico e metà in motore per dare anche al motore un certo rodaggio. Quindi io non l'ho usato come avrei voluto, quindi molto più in elettrico perché per il lavoro lo userei così, ma ho mantenuto anche un po' il misto e quindi i consumi che ti do sono quelli di un uso benzina, siamo sui 18. Beh, non male per la stazza della macchina. Non insomma, è male, esatto. E per un'auto che di prestazioni ne ha, insomma. Anche perché la centralina cerca di ottimizzare questo, quindi interviene il motore quando serve, quando ti serve più cavalli interviene anche in trazione, in autostrada collabora motore e elettrico, quindi tu devi solo guidare, poi il computer di bordo, quello comunque la centralina, adesso non voglio entrare in tecnicismi che non mi riguardano, però fa tutto in automatico, tu puoi impostare un limite del 70% di batteria se devi fare un tragitto lungo in modo da mantenere una buona scorta di batteria quando entri in un centro urbano, oppure puoi dirgli no, io voglio solo batteria e lei arriva fino a un 20%, quel 20% è quello che lei mantiene perché la batteria non scende al di sotto di una soglia minima e quindi in quel caso poi interviene in automatico il motore, è un pulsantino che scegli H e V, una cosa molto semplice da gestire, una volta capito fra le varie cose, perché all'inizio ci ho passato giornate a studiarmi il libretto perché ha tante cosine che puoi personalizzare, la frenata rigenerativa, tante cosine, luci, non luci, assistente vocale e tante cosine che comunque anche grazie a un gruppo Facebook alla quale mi sono iscritto, ognuno fa delle domande, gli altri danno le risposte e tu dici ah vedi che c'è anche sta cosa e quindi aiuta molto. No, e da dire un'altra cosa, allora questo modo di pensare dei cinesi, visto che anche tu sei sul mondo della tecnologia e avrai visto l'evoluzione dagli smartphone, che siamo partiti... Smartphone, TV, eccetera. Nelle auto, tutti questi pregiudizi delle auto cinesi, secondo te sono giusti o è da aver paura per il semplice fatto che stiamo parlando di concorrenti agguerriti? Ragazzi, questi intanto non arrivano con auto che hanno già, arrivano con auto per il mercato. Questo io l'ho visto. Cioè, all'Europa, all'Italia serve una macchina ibrida e noi la facciamo e la progettiamo e la facciamo per quello, non adattiamo delle cose già fatte. Perché in Cina, da quello che mi risulta, ormai loro stanno andando molto più in elettrico, quindi, ma il tutto è perché ci saranno le condizioni per farlo e quindi portano delle vetture adatte a un mercato e le fanno bene, cioè la componentistica e la garanzia, cioè parliamo di 8 anni di garanzia sul motore, 8 anni di garanzia sulla batteria che non deve scendere al di sotto del 70%, altrimenti me la cambiano, 6 anni di garanzia su tutto, 150.000 chilometri, mi sembrano già delle cose che dici, Dio, mi dà un po' di tranquillità. La rete distributiva dei ricambi, che questa è una cosa, ecco, questo è molto importante. Ecco, ho letto che il maggior distributore di ricambistica
che non voglio dire il nome perché non lo ricordo perfettamente, e si sono accordati con BYD per una distribuzione capillare in tutte le reti di assistenza loro, in modo tale che un giorno il ricambio arrivi. Quindi anche lì, quando ti affidi al migliore in questo senso, tu puoi garantire al tuo cliente il ricambio velocemente. Esatto. Ho letto, o io in prima persona ho avuto un piccolo problemino, nel senso, queste auto al momento arrivano dalla Cina, non vengono ancora prodotte in Europa, che si stanno facendo una gigafactory importante, e nel movimentare le auto a volte qualche piccolo botticina può esserci. Io ho notato il primo giorno subito dietro che c'era un piccola botticina, ho segnalato la cosa Autotorino, nessuno ha detto ma poi sono andato da loro, la cosa è stata risolta subito senza problematiche, quindi già un primo segnale. Ma altri Molto bene. utenti che seguo nei social, che hanno avuto il problemino l'ammortizzatore rumoroso o qualche altra cosa, anche loro dicono, ne parli col capo officina, fai le giuste considerazioni, ma sono state brillantemente risolte. Quindi anche sotto l'aspetto assistenza sarà grazie a un distributore importante italiano, che quindi già sei in buone mani. Sarà perché comunque BYD sa che le prime fasi, quando arrivi, si inizia a deludere subito i primi, Sì, è dura. recuperare. Posso dire che al momento mi rende tranquillo, insomma, perché quando entri come così fra i primi ad acquistare un'auto, i dubbi sono anche tanti. Non è che dico vabbè, buttiamoci, sono dei soldini, e quindi i dubbi li hai sempre, però ecco, c'hanno degli elementi che mi lasciano tranquillo, come l'importanza di questa azienda, che è fra le principali a livello mondiale, e il distributore Autotorino, che se entra con un'auto così significa che alle spalle sa cosa sta distribuendo. Esatto. Molto bene. Bene, dai, andiamo a vedere un po' la macchina, che altrimenti qua parliamo un po' troppo. Magari domani faremo un'intervista solo di queste cose qua. Vediamo un attimo l'auto come è fatta, l'interno, il bagagliaio, lo spazio e tutto quello che va dietro. Eccoci qua, partiamo dal frontale. Adesso Giuliano ci accende i fari, che sono full LED, come vedete, quindi tutto a LED, belli questi fari qua, molto fini, con questa C disegnata qua, molto interessante. Bello il frontale, imponente, e anche la linea penso ti sia piaciuta, no Giuliano? Sì, quello lo posso dire proprio. Qui abbiamo già dei cerchi che sono un 19 pollici, le ruote 235/50 raggio 19, freni a disco davanti, vediamo il taglio laterale, bello con questa nervatura qui, molto interessante, vetri oscurati, che anche questo è tutto di serie, no? Tutto di serie. Tutto di serie. Freni a disco anche dietro, se non sbaglio, sì. Esatto. E adesso guardiamo la vista posteriore, che ha queste luci che congiungono da lato a lato, e anche qua è molto interessante. Vedete la scritta BYD Seal U DMI, la I sta per intelligenza, perché questo, come parlavamo prima, è un ibrido molto intelligente ed efficiente. Bene, adesso guardiamo un attimo il bagagliaio, si apre elettricamente, eccoci qua. E questo è il nostro bagagliaio. Tanti dicono che il bagagliaio è piccolo in confronto alle misure dell'auto. Sì, poteva essere un po' più generoso, però a me va bene, insomma. Sì, basta per un... Allora, io di solito, Giuliano, faccio misurare il bagagliaio, così vediamo un attimo di portare delle misure reali, se riesci. Quella è la borsa del carichino. Sì, c'è dentro una chicca, non credo che lo userò mai, ma c'è un power bank con la quale ti puoi collegare e trasformarlo in 220 per attaccarti un grill, una friggitrice, se sei un picnic, eccetera. C'è sta cosina. Questa è già dentro in dotazione. In dotazione, sì, oltre al cavo di ricarica. Quindi se vuoi fare campeggio puoi collegarti qua il tuo... Un accessorio. Una TV, perché sei con gli amici a guardarti la partita, sì. Un accessorio, diventa un power bank la macchina praticamente. Molto molto interessante. Ecco, questa qua è una cosa che non sapevo e interessante. Bene, questo è il bagagliaio che vedete e adesso misuriamo magari la profondità, che è, quanto siamo? 90 cm, la larghezza sulla parte più stretta magari, che comunque siamo sempre a 95 cm, e un'altezza dalla cappelliera che siamo
sui 44 centimetri, ecco. Sotto c'è no, qui sotto c'è un vano? C'è un vano dove c'è qualche accessorio. Okay. Quindi qua per quanto riguarda il compressore in caso di Esatto. foratura, però tutto bello organizzato, eccolo qua, vedete come è messo, ma anche qua è definito molto bene, è anche bello grosso. Le pareti sono comunque sempre tutte quante in plastica senza rivestimento, più facile da pulire, però magari si rovinano più facilmente. Dietro qua è tutto rivestito in moquette. Ecco, vi faccio una panoramica vista da dietro, come è fatta l'auto. Guardate che tettuccio apribile che ha, che è enorme praticamente, e questa qua. Adesso, Giuliano, proviamo a salire dietro e vediamo gli spazi che ci sono all'interno. Bene, adesso Giuliano entra dentro e facciamo vedere lo spazio che c'è all'interno. Eccoci qua. Giuliano, tu quanto alto sei? 1,68, però è un'auto comunque che può ospitare tranquillamente persone anche alte, sì, sì. Sì. E guardate quanto spazio c'è dietro, a parte, vabbè, il sedile davanti è messo sulla tua altezza, però guardate quanto spazio c'è. Sì, sì. Secondo me hanno fatto più spazio interno e meno bagagliaio per dare più importanza probabile all'abitabilità. E per vediamo dare che il comfort. sì, volevo far vedere, allora, ci sono le luci posteriori, cioè ci sono le maniglie per appendersi, e qua ci sono su tutte tranne lato E anche tutta guidatore. l'imbottitura, Anche l'imbottitura tutto ben morbida, rifinita. sì. E tutti i sedili sono in pelle, come vedete, ma si possono anche inclinare, che vedete che questo è più alto. Sì, sì, è stato inclinato da un amico. Ah, ok. Vedete, si possono anche inclinare, cambiare diciamo, l'inclinazione. Qui tutto rivestito in pelle, guardate come è rivestito all'interno. Doppio portabicchiere, ma è veramente rifinita bene, anche è un bel materiale sta pelle qua, con le cuciture così in verde, tutto traforato. I sedili sono riscaldati ma anche raffreddati. Ma anche d'estate. dietro? No, davanti. Davanti sono, ok, dopo in caso guardiamo, però anche questi qua sono tutti traforati, sono veramente ben fatti. Qui dietro abbiamo le bocchette dell'aria e doppia presa USB-C sotto, quindi per noi della tecnologia, tra l'altro c'è un USB-C a carica lenta e uno a carica veloce, vedo quello col doppio lampo. Poi abbiamo le bocchette dell'aria e qui non so come mai c'è scritto NFC, come mai? È la chiave col cellulare. Ah, si può addirittura collegare al cellulare? Invece di avere la chiave puoi usarlo col cellulare, esatto. Android Auto e Apple CarPlay. Bestia. Quindi questo ha già tutto quanto qua, l'NFC per come sì, io chiamo? con l'applicazione posso già riscaldare l'auto o raffreddarla a distanza, verificare dove è l'auto in tempo reale, perché ha una sua SIM dove ti dà la posizione dell'auto. Okay. Se non so, hai parcheggiato, non ti ricordi dove o per qualsiasi motivo, dov'è l'auto, esatto, proprio da Maps vedi proprio il punto. No, veramente. Adesso io chiudo un attimo la porta e stavo guardando un'altra cosa che a me interessa tantissimo, sono che ha le casse dell'Infinity. Esatto, 10 casse con sub dietro. Quindi anche l'impianto stereo sì. apprezzabile. Più che apprezzabile. Una bella maniglia, guardate qua, per aprire, molto grande, e poi sempre qua anche tutte le cuciture sono sempre qua in vista verdi, casse sempre qua richiesto, cioè viene rimesso il nome Infinity, e qua ha anche le luci ambiente, sì, qua sotto. Sì, tutto sotto il lato piedi, tutta la parte attorno. No, è veramente ben fatta, e io comunque che sono alto 1,80 m, guardate, spazio ce n'è ancora nonostante il tutto apribile, e anche per le gambe, guardate quanto spazio c'è ancora. In limousine praticamente. Cioè è un'auto comunque da 4,80 m, non è piccolina, sì. Però posso dirti che è molto confortevole da guidare, parcheggio ha una sterzata ampia, quindi parcheggi molto molto facile, anche in punti stretti non ho mai avuto problemi. Bello, veramente ben fatta, anche qua i materiali è in plastica tutta morbida, e queste rifiniture qua che vediamo l'hanno rifinita molto molto bene, e il rapporto qualità-prezzo secondo me è ottimo. Questo qua è l'arma vincente. Guardate anche questo, adesso che guardiamo il cielo così, aria ce n'è tantissima, è veramente ben fatta. Io adesso salirei davanti perché lì ci sono tante chicche da vedere. Adesso Giuliano sale come se dovesse guidare, guardate il sedile, si posiziona nella sua, diciamo, è regolato nella sua postura e quindi va indietro. Adesso lui sale, ok?
devo chiudere quando la porta. chiude la porta il sedile si regola sulla sua altezza. Vediamo un attimo. Guardate, viene in avanti e si regola nella sua altezza. È interessante questa cosa qua, anche come sono rifinite. Volevo fargli vedere anche adesso qua la porta come è fatta. Guardate qua, plastica morbida qua, qui è tutta morbida. Queste rifiniture qua lucide, vabbè, che abbiamo già detto delle casse dell'Infinity. Guardate anche la maniglia per prendere che grande che è. Qui tutta pelle vegana con l'impuntura qui di verde, e qua tutti, vabbè, sono tutti vetri elettrici. Bagagliaio possiamo aprirlo anche da qua, qui viene messo il logo dell'Infinity, e qui abbiamo plastica un po' più risida, ma questo è normale. Ma guardate anche le guarnizioni sotto per non far battere c'è anche una luce qui sotto, vedete, per vedere quando apro la porta, la scritta BYD qui, sedili elettrici, sempre di serie, anche questo qua, e questo è come si vede da qui. Guardate che il display, bello luminoso, si vede molto bene. Forse un po' troppe spie, diciamo così, Devi un po', non ti ecco, abitui. perché comunque hanno una loro utilità. Ok, hai ancora la batteria al 65%, vedo. Sì, E quindi quanti chilometri hai fatto per venire qui? sono venuto in ibrido comunque. Ah, ok. Perché puoi scegliere elettrico, ibrido, poi si possono scegliere con quest'auto, si può scegliere sia se Esatto, guidare in abbiamo questo ibrido o solo selettore elettrico. H e V è in ibrido e V Ok. solo elettrico. Ok, E con questo cambia la modalità sport, ecco, normal o neve. ok, in caso dopo salgo di là e vediamo meglio Perfetto. la parte. Beh, anzi, salgo subito di là così vediamo un attimo gli interni. Ecco, allora partiamo, adesso siamo venuti dentro perché oggi c'era una giornata veramente fredda e con tanta aria, nonostante sia aprile. Allora, ci sono tutti i comandi al volante, come riportati sia qua che dal display, diciamo così. Ecco, questo ci fa vedere se stiamo andando solo in elettrico o in ibrido, perché Ah, quando ok. vai in ibrido si accende il motore in rosso, altrimenti rimane solo il verde che è la batteria. Molto bene. Ma comunque è un bel display grande, ma la chicca è questo qua. È questo display qua da 15 pollici, guardate quanto grande è, e poi ha una funzione che lui gira e si mette a 90 gradi in modo che possiamo... Guardate quanto grande è questo display qua. È bello. Anche un bel touch, no? Sì, Come sì, sì, creativo. sensibilissimo. E... Anche l'assistente vocale funziona molto bene. E Ha un qui assistente hai suo? assistente vocale, sì, sì. Su interno. Bene. Gli Qua abbiamo ADAS, gestione energia, Ok. impostazioni del veicolo, condizioni del veicolo. Sì, qua se dobbiamo fare bisognerebbe fare uno speciale solo per Sì, queste cose qua, sì, perché sì, hanno sì. talmente tante funzioni, ma Esatto. era giusto per farvi vedere quanto grande è il display e questa funzionalità qua che è molto interessante, e si vede bene, è anche ben rifinito proprio il display. Per Poi quanto... puoi dividere in due in modo tale da avere il navigatore e la musica Ah, ok. eventualmente, quindi qui imposti il navigatore e qui metti Il i navigatore è tuoi il brani. suo Tutto interno? il suo interno, sì, sì, ok. sì. Guardate che display che ha, bello. Molto molto interessante. Poi sto guardando anche qua i materiali, come è fatto qua, sempre plastica morbida, qua ci sono le luci ambiente se non sbaglio, sì, e anche ben rifinito, ha tutto bello, ben rifinito, e anche come materiali secondo me sono fatti molto bene. Tettuccio è anche apribile Ok, a il tettuccio necessità. è apribile, vedete, eccoci qua, e questo si apre per andare a finire fino dietro. Bello. È sempre bello il tettuccio apribile anche per far passare Sì, aria, andiamo luce, in primavera tutto quello che va dietro. Ecco qua i comandi sono touch, come vedete. Fari sempre a LED. Poi qui abbiamo un portaocchiali. Qui abbiamo i portaocchiali, anche sempre ammortizzato, tutto ben rifinito, anche qua lo specchietto, Qui vedete, abbiamo un portaoggetti molto capiente. anche qui Questo sotto. serve per rompere il vetro in caso di emergenza. Ah, questo vi inquadro un attimo, eccolo qua. Questo non lo sapevo. Ah, hanno proprio già dato in dotazione. Questo qua l'hai Sì, preso sì, te? sì, non è andato in dotazione. Ah, ok, in caso di incidente voi potete prendere questo
aggeggio qui e si spacca il vetro. Così Speriamo di non usarlo mai. Non usarlo mai, esatto. Qui doppia bocchetta, sì, doppia portabottiglia. Qua abbiamo il cambio. Questo bello è piccolino. ricarica wireless che puoi accendere su un lato o sull'altro, tutte e due, quindi appoggi lo smartphone, si ricarica. Ok. E poi sotto abbiamo un vano portaoggetti. Adesso vi faccio vedere sotto qua. Qui il vano che parlavamo, con doppia presa USB-C e anche accendisigari, e poi guardate quanto spazio c'è. Beh, questo è comodo, mettere qua quando fai un viaggio, Sì, puoi mettere la borsa della signora, no, non ci passa, ma però magari un portafoglio, qualcosa molto spazi interessante. ce n'è, qua c'è un altro vano. Un altro vano anche lì. L'hanno studiata più da monovolume anche che oltre da SUV, secondo me, perché ha tanti spazietti dedicati. Qui abbiamo le bocchette dell'aria, la doppia ricarica wireless che parlavamo prima, il cambio, il tasto del parcheggio, bello il cambietto piccolino così. Sì, poi il freno va in automatico. Ok. A meno che non devi scendere un attimo, lo metti in P, ok, senza spegnere la macchina. E quando la spegni lui in automatico si mette in parcheggio, sì. Bella. No, è rifinita bene, molto molto interessante quest'auto. Sì. Volevamo portare anche un attimo per far vedere il vano motore. Innanzitutto guardate quanto grande è il cofano, che è enorme, ma innanzitutto l'hanno già messo anche dei pistoncini che lo mantiene su. Quella volta ogni tanto che lo aprirete una volta all'anno, ma però ha già dei pistoncini. E guardate la pulizia del vano motore. Questo è un 1.500 4 cilindri con la parte ibrida, dual motor, infatti DM sta per dual motor, ed ecco qua. Era giusto per farvi vedere come lavorano. È tutto ben messo, c'è spazio anche dove si deve lavorare e complimenti a BYD perché qua sta facendo un ottimo lavoro. Bene, io adesso direi che andiamo a fare una prova su strada e poi facciamo le conclusioni. Adesso facciamo un piccolo giro di prova. Abbiamo acceso l'auto, anche se è tutta silenziosa perché comunque andiamo tutti in elettrico. Eccoci qua. Silenzio assoluto. Non si sente un scricchiolino, non si sente niente, proprio è perfetta. Così qua. E questa è la vista. Come tutte le auto elettriche, purtroppo fin quando non si provano le auto elettriche, sì. La sensazione di guidare in elettrico è veramente piacevole. Piacevole, confortevole, dopo sai che hai sempre comunque coppia e è pronta a partire in qualsiasi momento, e soprattutto anche quando decelleri, vedere che si rigenera la batteria è quel senso di recuperare tutta l'energia che può essere perduta, ecco. Bene, adesso facciamo un piccolo giretto solito della rotonda giusto per vedere come va e come si vede nel display. Qua prestazioni ne ha sì, sei un attimo, sei già fuori siamo già a 90 all'ora, ecco, quindi sì, di prestazione ne ha tantissime, ma soprattutto anche il comfort che ha, che è bella morbida, i sedili sono molto confortevoli, Sì, è una macchina che viaggi veramente volentieri. Sì, è ben fatta e poi non ci sono rumori strani, non ci sono. È fatta molto molto bene secondo me. E poi questo il beep che senti ti segnala il superamento del limite, ma si può disattivare. Ok. Perché comunque abbiamo dei comandi tipo smartphone quando vai a tirare giù, dove puoi andare a selezionare alcune cose velocemente. Sì, è proprio fatto come, diciamo, la tendina dello smartphone con tutte le cose veloci. Le icone, quelli veloci da richiamare. No, bello. Poi puoi mettere anche, posso mettere il navigatore per vedere, giusto per vedere l'immagine come si vede. Cioè un 15 pollici, è enorme sta roba, veramente molto molto grande, con la velocità, il navigatore. Come ti dicevo, possiamo mettere l'aspetto. Sdoppiarlo. Ok, e mettere Spotify per ascoltarci la musica. È bello, merita veramente. Bene, poi io come prova su strada, torno a ripetere, l'auto andrebbe guidata per un po' e provata, ma
più di portarvi l'esperienza di Giuliano che ce l'ha raccontata, com'era e com'è adesso che l'ha provata, penso che sei contento, no? Sì, io ho fatto anche montagna, perché amo andare in montagna, autostrada, è un'auto che va bene. La cosa strana è il fatto di avere un regime di motore sempre uguale, che all'inizio ti sembra strano, poi ti abitui. Normalmente tu acceleri e senti andare sul motore, questo è sempre uguale, e quando vai piano ti sembra strano, ma così lo percepisci appena perché sei iniziosissima, però sono tutte sensazioni che all'inizio sono solo strane, poi ti abitui e vai. Bene. Bene, io direi torniamo dove abbiamo iniziato a fare il video e facciamo le conclusioni. Eccoci qua, quindi siamo tornati dal piccolo giretto di prova, giusto per farvi vedere come va. Poi Giuliano è fortunato ad averla e usarla tutti i giorni, quindi Diciamo, dai, sì, soddisfatto. un'auto bisognerebbe averla almeno un mese in prova per capire bene come va e quali sono Sì, perché all'inizio sei anche un attimo disorientato, lo posso dire, però poi pian pianino ci prendi le misure, capisci come funziona e adesso è diventato un piacere guidarla. Bene. Bene signori, spero che il video vi sia piaciuto. C'è stata un'introduzione un po' lunga, ma era giusto per portare un esempio di una persona che realmente la usa, e anche lui penso che all'inizio aveva un attimo da dire sulle auto cinesi, come anche i suoi colleghi. E tutti, diciamo, è un mondo che si appresta a invaderci forse, e mi auguro che gli europei possano controbattere, però al Esatto. momento sfruttiamo, diciamo, questa opportunità. Sì, perché fin quando mantengono questi prezzi qua, secondo me sono competitivi Sì, e a sì. voglia, insomma. Sì. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito, spero che anche altre persone si iscrivano, e io ringrazio Giuliano, grazie Giuliano Grazie a te, Lorenzo. e per il tempo, anche perché comunque è sempre una domenica mattina e Certo. guarda che domenica di brutto tempo. Grazie a tutti signori, ciao ciao! Ciao!